Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo un progetto un po' diverso dal solito. Utilizzeremo punto basso e punto bassissimo incastrando delle strisce a mo' di scacchiera. Quindi a questo punto ci armiamo di tutto e iniziamo subito il tutorial. Parliamo adesso di ciò che ci servirà per realizzare la pochette. Partiamo dal cordino. Io utilizzerò la tonalità del bianco, sempre del cordino Swan Black. Ne serviranno circa 350 grammi. L'uncinetto che mi servirà per questa lavorazione sarà il 3,5. Poi io nella pochette inserirò un manichetto decorativo che è questo e una tracolla di 60 cm che si può tranquillamente portare a spalla. Come chiusura metterò due calamite all'estremità della pattina, queste che vanno cucite quindi all'interno, e per agganciare le nostre tracolline metterò due moschettoni, per cui a questo punto ci possiamo armare il tutto e iniziamo subito il tutorial. Per realizzare questa pochette dobbiamo iniziare dalla pattina, che è composta da delle strisce che verranno incastrate. Io ne ho già realizzata qualcuna per farvi vedere appunto di che cosa stiamo parlando. Quindi ci serviranno, scusate, 4 strisce un po' più lunghe e 5 invece più corte. Poi adesso io vi spiego passo passo cosa fare, ne manca soltanto una che adesso appunto vi spiego come realizzarla. Per realizzare quella piccolina io ho creato 41 catenelle per un totale, quindi diventeranno 40 maglie. Invece quando dobbiamo andare a realizzare quella più grande dovete realizzare 48 catenelle per un risultato di 47 maglie, ovviamente se fate riferimento al cordino Swan Black. Allora, ovviamente il procedimento sia perché quelle lunghe che quelle grandi è identico, cambia soltanto il numero di maglie, per cui allora realizzate le mie 41 catenelle. Noi cosa facciamo? Dobbiamo tornare indietro con punti bassissimi perché queste strisce sono realizzate tutte a punto bassissimo, per cui io arrivata a questo punto cosa faccio? Giro le mie catenelle e se voi vedete dobbiamo andare a creare dei punti bassissimi in questa maglia, per cui entriamo. È un po' il primo punto è quello un po' fastidioso, ma poi vedete che scorrerà tranquillamente, per cui io cosa faccio? Mi inserisco qui, ci riuscirò, quindi il tempo di trovare perfetto, ecco qua, prendo il filo e chiudo a punto bassissimo. Andiamo avanti, andiamo nel punto successivo, sempre cercando di entrare solo qui dentro, prendiamo il filo, punto bassissimo. Vedete, adesso riusciamo ad andare più velocemente perché soltanto i primi punti sono un po' più fastidiosi, per cui torniamo indietro e andiamo sempre lavorando punti bassissimi, per cui sempre da questa parte arriviamo fino all'ultima maglia e ci vediamo per fare insieme il secondo giro. Ultimata la prima riga, come al solito facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Sempre dobbiamo proseguire con punti bassissimi, ma anziché presi con tutte e due le soline, proseguiamo quindi dal secondo giro fino alla fine della lavorazione con dei punti bassissimi presi in costa, per cui solo la solina esterna, quindi la prendiamo ed eseguiamo il punto bassissimo. Andiamo avanti e facciamo la stessa cosa. Quindi ricordiamoci che oltre ad utilizzare il punto bassissimo sarà eseguito in costa. Quindi non faremo altro che fare questi giri di andata e ritorno, avanti e indietro, e il risultato dovrà essere di 4 cm
di altezza delle strisce. Le strisce più lunghe a me misureranno, aspettate che prendo anche quella più piccola, quindi la striscia più lunga, la mia sarà di 20 cm e questa sarà poco più di 17. Quindi ricordiamoci 4 di altezza, lunghezza 20 quelle grandi e 17, qualche millimetro saranno quelle piccole. Per cui adesso io ultimerò la quinta piccolina, così nel momento che sono tutte pronte ci rivediamo per farvi vedere come incastrare a scacchiera la parte della pattina. Abbiamo completato tutte le strisce, queste sono le 4 più lunghe e qui abbiamo le altre, quindi le 5 più corte. Adesso dobbiamo andare a incastrare, quindi a mo' di scacchiera, le nostre strisce, per cui adesso con molta pazienza dobbiamo creare questo lavoro. Ovviamente vi aiuterete con delle anche mollettine. Aspettate che questa va messa così, per cui attraverso delle mollettine andiamo a bloccare il lavoro in questa maniera per venire più facile l'incastro delle nostre strisce. E vi faccio vedere. Questo è il lavoro un po' più che antipatico, più difficile, diciamo, però con un po' di pazienza. Quindi noi cosa facciamo? Ce le andiamo a sistemare ben bene, quindi con l'aiuto di qualche mollettina. Facciamo la stessa cosa con le altre strisce, quindi questa va qui e questa in questa maniera, per cui andiamo a creare tutto, quindi mi raccomando stringiamole per bene, ecco qui, per cui dobbiamo creare questa situazione, inseriamo tutte le strisce, ci rivediamo per farvi vedere come cucire in maniera corretta tutto il perimetro della pattina. Mi sono aiutata quindi con questi ganci in maniera tale da permettermi adesso di poter creare le cuciture, vedete? Quindi adesso noi che cosa facciamo? Facciamo il giro di punto basso come contorno, ma nel frattempo noi dobbiamo andare a cucire, vedete, queste due, quindi adesso facciamo la seguente. Ci andiamo ad agganciare a un punto qualunque, intanto solo da un lato, e poi ci andiamo a cercare il punto seguente e anche quello che ci sta di fronte del pannello sottostante, vedete? E creiamo dei punti bassi. E noi dobbiamo fare così per tutti i punti successivi, quindi è un po' difficile perché dobbiamo fare in modo, vedete, di agganciare anche questa parte qui perché la dobbiamo cucire, per cui vedete, e si continua. È un po' più difficile, ecco fatto. E questo lavoro lo dobbiamo fare su tutto il perimetro, quindi vedete io così già ho agganciato queste due parti, poi man mano andiamo avanti e andiamo ad incastrare con lo stesso sistema anche questo e facciamo tutta la stessa cosa per tutto il perimetro, ad eccezione di qui che come al solito nello stesso punto che andiamo a cercare faremo un punto basso, una catenella e un punto basso, per cui ci rivediamo non appena abbiamo completato tutta la cucitura. Ed ecco il pannello cucito, ecco qui. Adesso, completata questa parte, dobbiamo creare il corpo borsa che appunto creerà la nostra pochette. Quindi io mi aggancio. Allora, se vi ricordate, nell'angolo abbiamo fatto nello stesso punto un punto basso, una catenella e un punto basso.
andiamo subito dopo la catenella e ci agganciamo, e solamente il primo giro lo andiamo a fare di punti bassi, quindi non più punto bassissimo, punti bassi in costa, ma solo per il primo giro. Dopodiché andremo a fare punti di andata e ritorno, quindi righe, scusate, di andata e ritorno a punto basso normale. Quindi ci agganciamo subito dopo la catenella e andiamo a creare in costa il primo giro, per cui solo l'asola esterna, la codina ce la cominciamo a lavorare sotto, così la cominciamo a nascondere, e questo sarà l'inizio del nostro corpo borsa. Per cui completiamo, arriviamo fino a qui, e mi raccomando, non dove c'è la catenella ma immediatamente dopo, per cui fatta questa riga ritorniamo indietro a punto basso normale e creiamo un pannello lungo circa 35 cm e ci vediamo alla fine di questo passaggio. Completato il corpo borsa, che misurerà 30 cm, ovviamente io l'ho contornato di punto basso come faccio sempre, l'ho ripiegato, ho preso le misure e ho creato i laterali. Questi laterali sono dati da 6 catenelle. Io non ho spiegato il procedimento anche perché è molto semplice. Dobbiamo creare 6 catenelle e poi tornare indietro a punto basso finché non raggiungiamo l'altezza desiderata, che in questo caso è 13 cm. Anche questo va contornato col punto basso e poi appunto sistemato a misura. Adesso ve lo faccio vedere. Ed eccolo qui. Adesso vi mostro la cucitura del laterale. Io già mi sono agganciata e creiamo, allora, nel momento in cui io già sono agganciata, cosa facciamo? Anziché andare una volta da questa parte e da questa parte, sempre dallo stesso lato, e creiamo questo tipo di lavorazione che già in altri tutorial voi avete visto, che oltre a dargli solidità dà anche un motivo un po' carino, per cui andiamo sempre da questa parte, quindi anziché andare da qua andremo sempre dalla parte bassa e continuiamo per tutto il perimetro. Vedete? Questo è il risultato che voi appunto già conoscete. Ovviamente voi potete decidere di cucirlo con l'uncinetto oppure semplicemente andando sia a destra che a sinistra, insomma questa è una scelta vostra. Per cui a questo punto andiamo a creare tutte le cuciture di entrambi i laterali e ci rivediamo non appena anche questa fase della borsa è completata. Ed ecco il risultato finale. Cucito laterali, tutto, ho inserito ovviamente le calamite ed eccola. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, mi raccomando, essendo una borsa non semplicissima, se avete qualche dubbio scrivetemi, io rispondo a tutte, condividete con le amiche, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo alla mia prossima creazione.